Buongiorno, oggi avrei voluto proseguire con il discorso sui comandamenti perché ci sono alcuni aspetti molto interessanti relativi alla distinzione tra quelli che ci sono stati insegnati, no? Il famoso elenco dei 10, e quelli sui quali invece c'è scritto espressamente che rappresentano la fonte del patto tra Yahweh e i suoi. Però poi nel frattempo ho ricevuto il periodico della comunità ebraica presso la quale ho studiato e tra l'altro questo lo ricevo perché appunto quando tanti anni fa, non potendo seguire i corsi della comunità ebraica, mi avevano assegnato un loro insegnante col quale studiavo privatamente, siccome bontà sua, insomma, devo tutto al suo buon cuore, riteneva che fossi un allievo particolarmente diligente, impegnato, attento e quindi meritevole, allora mi ha inserito d'ufficio tra gli abbonati, tra l'elenco di quelli che ricevono questo periodico e quindi sono un sacco di anni che lo leggo e ci sono sempre articoli molto interessanti. Qui ce ne sono due che danno modo di affrontare alcuni spunti biblici. Il primo di Manuel Disegni parla della situazione attuale, del coronavirus e dice la verità è che la natura ci procura molti benefici, come per esempio la salute, il nutrimento, i cieli stellati e molti altri comfort, ma anche tanti pericoli, come per esempio la fame, le intemperie, il coronavirus e altri malanni. Per godere dei primi, cioè dei benefici, e per evitare i secondi, noi lavoriamo. Le cose pare che stiano così fin da principio, fin da Bereshit, in cui sta scritto: mangerai pane col sudore del tuo volto. Ecco, qui si riferisce alla cacciata di Adamo ed Eva dal Gan Eden, cioè da questo luogo recintato e protetto nel quale loro vivevano, una sorta appunto di luogo particolarmente privilegiato dove ovviamente problemi di cibo, di cura, eccetera, non esistevano, vivevano a diretto contatto con gli Elohim e quindi essendo allontanati di lì, da quel momento in avanti in realtà avrebbero dovuto provvedere autonomamente a se stessi. E vengono cacciati di lì perché sono ritenuti un pericolo potenziale, questo lo si capisce chiaramente leggendo la Bibbia, ma qui cita giustamente Bereshit. Bereshit, sapete, è il primo termine della Bibbia, quello che significa in principio, cioè all'inizio, e viene sempre tradizionalmente tradotto e rappresentato come se significasse all'origine del tutto, cioè all'origine dell'universo, nel senso che prima c'era il caos, insomma, se volete, prima c'era il nulla, poi a un certo punto c'è la creazione. In realtà quel Bereshit è un termine molto concreto, secondo me ovviamente, che significa all'inizio di questa storia, cioè all'inizio di questo racconto che stiamo per farvi. Quindi tutto iniziò così, è un po' come se uno di noi scrivesse la sua biografia e cominciasse con tutto ebbe inizio con, che non vuol dire che l'universo ha avuto inizio con, ma vuol dire la storia della mia vita che sto per raccontarvi ebbe inizio quando, non lo so, poi ognuno sceglie il suo incipit, no? E quindi ecco, questo significa, tra l'altro questa è un'osservazione che ha fatto anche tra gli altri ovviamente, un docente universitario francese, certo Gilbert Guillaume, il quale un paio d'anni fa, se non ricordo male, in un convegno universitario internazionale, ha messo in evidenza proprio questo aspetto, cioè questo significato, e me l'aveva fatto notare la professoressa Lorena Forni, che era stata invitata a parlare a questo convegno universitario internazionale. Lei è docente di teoria generale e metodi del diritto all'Università Bicocca di Milano ed è stata, anche qui bontà sua, insomma, coautrice con me di questo libro, La Bibbia non l'ha mai detto, dove parliamo appunto dei condizionamenti che la giurisprudenza italiana da decenni ha subito e subisce per effetto, insomma, diciamo così, della presenza un po' del Vaticano in Italia. E quindi qui mettiamo in evidenza come certi concetti della giurisprudenza italiana vengano fatti
risalire a dei principi biblici, ma nella Bibbia non ci sono, perché la Bibbia certe cose non le ha mai scritte. Ma comunque adesso, al di là di questo, c'è appunto anche questo docente francese che mette in evidenza questo particolare significato di Bereshit. E poi l'articolista qui continua dicendo che il lavoro inizialmente, no, era nato per produrre il pane, cioè per produrre un bene essenziale, ma dice noi oggi lavoriamo anche per altri propositi. Lavoriamo per espandere i profitti. I profitti sono per definizione quella cosa che può espandersi solo grazie al fatto che del lavoro venga svolto. Dunque noi lavoriamo affinché del lavoro venga svolto. E questo è un fine diverso da quello immaginato dall'autore della narrazione di Bereshit. Lavorando, noi però tendiamo a dimenticarci del principio e del motivo per cui stiamo lavorando, cioè godere le gioie e allontanare i dolori che ci offre la natura, e quindi continuiamo a lavorare. Poi lui fa delle proposte in termini di cambiamento del sistema, dice lui stesso che sono proposte abbastanza facili da presentare, ma insomma un pochettino difficili da realizzare. Ecco, poi sappiamo che quindi da questo concetto di lavoro nato per risolvere le esigenze primarie, si è passati ad un concetto di lavoro che è diventato una sorta di, interpretato come una condanna biblica, una condanna derivante dal cosiddetto peccato originale, no? Una delle colonne portanti dell'intera teologia cristiana, una delle colonne sulle quali si basa il controllo al quale sono sottoposte le coscienze degli uomini, almeno di quelli che insomma ovviamente fanno parte di quella corrente, di quella religione. E perché? Perché gli uomini devono maturare la convinzione del fatto che si nasce peccatori, si nasce con l'anima macchiata da questa colpa originale, e che noi dobbiamo nella nostra vita sperare di poterci riconciliare con il Padre buono, passando attraverso i mediatori che sono rappresentati appunto da coloro che appartengono alla gerarchia ecclesiastica. Ecco, questo concetto del peccato originale è un concetto importante sul quale vale la pena di ritornare, perché in realtà è un concetto che nella Bibbia non esiste. Non esiste, e a dirlo non è soltanto come dire, l'interprete fantasioso Mauro Biglino che legge la Bibbia a modo suo, ma sono anche, per esempio, gli esegeti che pubblicano la Bibbia di Gerusalemme e che sono gli esegeti della scuola di studi biblici di Gerusalemme, sono dei domenicani. E parlando appunto della cacciata di Adamo ed Eva, scrivono: qui apparentemente non si tratta di un castigo per l'uomo a motivo di una colpa già commessa, ma di una misura preventiva. Cioè, come è chiaro dalla Bibbia, gli Elohim allontanano gli Adamiti dal Gan Eden perché gli Adamiti stanno diventando potenzialmente pericolosi, e lo diventerebbero, lo sarebbero diventati ancora di più qualora avessero avuto accesso a certe pratiche. Ma di questo ho già parlato altre volte, ho scritto nei libri, e quindi ho scritto per esempio anche nel libro Resi Umani, dove si parla appunto insomma, degli interventi che questi signori hanno fatto e degli interventi di cui gli Adamiti avrebbero potuto a loro volta ancora successivamente beneficiare. Quindi dice che non si tratta di una condanna per una colpa, ma di una misura preventiva, un po' come se Dio, perché così viene tradotto il termine Elohim, avesse avuto paura dell'uomo, cosa che è ridicola solo da pensare. In realtà per gli Elohim quegli Adamiti stavano per diventare non tanto gestibili. E quindi proseguono gli esegeti. Quindi non bisogna cercare qui tutto ciò che vi è stato letto in seguito, sia che si tratti di riletture bibliche, per esempio quella di Paolo, che la fa nella lettera ai Romani, nella prima lettera ai Corinti, o delle formulazioni dogmatiche della Chiesa. Cioè, dicono gli stessi esegeti, non bisogna cercare qui tutte le elaborazioni teologiche che sono state fatte successivamente, perché qui non hanno fondamento. Cioè Paolo si è inventato questa idea
ancora in quel momento abbozzata di questa colpa originaria, che poi è stata, diciamo così, confezionata nella sua forma pressoché definitiva da Sant'Agostino. Ma che questo peccato originale non esista, io mi ricordo, è stato messo in evidenza con veramente con una chiarezza pressoché assoluta nell'incontro che ho fatto a Milano nel 2016 con 4 importanti esponenti delle religioni derivanti da quel libro. C'era teologo cattolico, docente della facoltà di teologia, c'era il massimo biblista protestante italiano, che tra l'altro è un redattore di dizionari di ebraico biblico, c'era l'arcivescovo ortodosso e c'era il rabbino capo della comunità ebraica di Torino, e tutti assieme d'accordo hanno detto appunto che il peccato originale non c'è nella Bibbia, e mi ricordo, anzi se non ricordo male, proprio il teologo protestante disse che non si capisce neppure da dove Paolo abbia tratto quel concetto. E quindi si tratta di una interpretazione che è stata poi elaborata teologicamente e sappiamo con quali risultati e quali effetti. Ecco, il fatto della elaborazione e della possibilità di interpretare, tra l'altro, è affermato qui con una chiarezza veramente, secondo me, straordinaria in un altro articolo scritto da Anna Segre, la quale, parlando della situazione della scuola attuale, che sappiamo è gestita attraverso internet, mette in evidenza come appunto venga un po' meno in questo momento, no, uno degli aspetti che dovrebbe essere fondamentale nella gestione del rapporto di una classe, che è un po' la discussione, cioè il confronto tra le idee, no? Dice la vera immagine della scuola dovrebbe essere una classe che dialoga, in cui vengono fuori opinioni diverse, si discute, eccetera. E qui afferma una cosa che mi trova assolutamente d'accordo, perché non esiste un'unica interpretazione possibile, e anche su un testo studiato e commentato da secoli potrà sempre venire fuori qualcosa di originale. In fin dei conti è questa l'idea ebraica di insegnamento, fatta di domande più che di risposte, di dubbi più che di certezze, di dialogo più che di monologo, di interpretazioni diverse degli stessi testi, tutte ugualmente accettabili. Ecco, questo è un concetto fondamentale. Fondamentale che vale per tutto. Vale per tutto. Vale per esempio per i testi del darwinismo, pensiamo a tutte le discussioni che ci sono quando il darwinismo insomma, si cerca di applicarlo alla origine dell'Homo sapiens, ma vale soprattutto per la Bibbia. Vale soprattutto per la Bibbia, perché la Bibbia è un testo di cui sappiamo molto poco. Molto spesso c'è questo uso che, per carità, per certi aspetti è anche comprensibile, di chiedere sempre le fonti di ciò che si afferma. Soprattutto si chiedono le fonti quando non si è d'accordo con un qualcosa che viene affermato. Si dice, ah, ma qual è la fonte di quel contenuto? Ecco, la fonte potrebbe anche non esserci. Cioè, nel senso che magari chi formula quel contenuto potrebbe essere il primo che lo formula, quindi non ha necessariamente una fonte. E poi le fonti, a loro volta, no, vanno a ritroso finché c'è una fonte prima, ovviamente. E in genere succede anche questo, un atteggiamento curioso, che chi chiede le fonti in genere finisce per accettarle se quelle fonti che vengono citate sono ritenute da lui credibili. E invece le accantona se sono ritenute da lui non credibili perché dicono cose diverse da quelle che lui ritiene essere vere. Quindi questo discorso delle fonti è un giochino che viene un po' usato alle volte un po' come il giochino delle tre carte, no? Vengono fatte apparire o scomparire a seconda dell'utilizzo, a seconda dell'impiego che si vuole fare. Bene, ma se c'è un libro che è totalmente, assolutamente privo di fonti è proprio la Bibbia, ma tutta la Bibbia, sia l'Antico che il Nuovo Testamento. Non c'è un versetto dell'Antico e del Nuovo di cui noi possiamo dire con certezza l'ha scritto quello lì. E questo lo dicono tutti gli studiosi seri, tutti gli studiosi seri, ovviamente. E quindi sulla Bibbia non si può costruire nulla. Mi viene in mente, beh, penso innanzitutto, per esempio, non lo so,
Questo è un testo di cui già vi ho parlato e quindi non ci torno sopra. Qui scrivono rabbini e docenti universitari ebrei. Qui questo Robert Wexler, che è della Università del Giudaismo di Los Angeles, parlando del libro della Genesi, parlando del diluvio e parlando del capitolo 11, eccetera, dice che non è pensabile che la Genesi abbia avuto origine in Palestina, ma perché ha avuto origine in Mesopotamia. E dice poi è stato Abramo con il suo clan che l'ha portato in terra di Canaan con il suo spostamento partendo da Ur ad Arran e poi a Canaan. Quindi l'origine dei racconti della Genesi, che sappiamo essere copie rielaborate di racconti sumero-accadici come la Atrahasis, l'Enuma Elish, l'epopea di Gilgamesh, eccetera, l'origine della Genesi va cercata in fonti sumere. E qui c'è una cosa che è veramente curiosa. Noi sappiamo che tutta la storia sumera, insomma, le tavolette sumere, no, quando parlano degli Anunnaki, quindi di queste divinità, eccetera, ci vengono sempre raccontate come se fossero miti, come se fossero delle favole, no, ben costruite, per carità, eccetera, ma dei racconti inventati attraverso i quali quel popolo ha cercato di ricostruire una sua storia. Bene, quindi qui saremo di fronte all'assurdo per cui le fonti originali, non sappiamo chi le ha scritte ovviamente, ma comunque i testi originali sono dei miti, sono mitologia, sono favola. La Genesi, che è una coppia rielaborata, è verità ispirata da Dio. Ecco, lascio a voi fare ovviamente le considerazioni del caso. Le fonti sono miti, gli originali sono miti, la Genesi, che ne è una coppia, è verità ispirata da Dio. Vedete voi. Comunque voglio dire, gli studiosi queste cose le sanno e quindi si comportano di conseguenza. Ad esempio, nel 1950 è nato un progetto di cui mi è capitato di parlare nelle conferenze, ma adesso lo voglio riprendere aggiungendo un paio di particolari. Un progetto che si chiama Bible Project, cioè un progetto Bibbia che si è dato circa 2 secoli di tempo per, come dire, riesaminare tutti i codici, anche i più piccoli frammenti biblici che esistono sparsi per il mondo e cercare, insomma, di arrivare il più vicino possibile a quelli che potevano essere i più antichi, quindi i più vicini ai testi originali. E in una intervista che trovate anche su internet, rilasciata al Corriere della Sera, appunto 200 anni per scrivere la Bibbia, questi studiosi ebrei, docenti universitari, per esempio, scrivono alcune cose molto curiose. Uno, il professor Raphael Zer della Università Ebraica di Gerusalemme, parlando del racconto nel quale nel Deuteronomio la Bibbia dice che Elion distribuiva i popoli ai vari Elohim, noi nelle Bibbie che abbiamo in casa leggiamo che fece questa distribuzione sulla base del numero dei figli di Israele. Bene, questo docente universitario fa notare una cosa che ho fatto notare spesso nelle conferenze citando i testi di Qumran, dice che nei testi più antichi c'è scritto che in realtà questa divisione non è stata fatta sulla base del numero dei figli di Israele, ma è stata fatta sulla base del numero dei figli degli Elohim. Cioè, cosa vuol dire? Che Elion, il comandante degli Elohim, ha contato i suoi e ha fatto le divisioni e le attribuzioni sulla base del numero dei suoi, il che suona logico, ovviamente. E in quell'occasione a Yahweh è stato assegnato, dice la Bibbia, ebbe in eredità, cioè ebbe in assegnazione la famiglia di Giacobbe. Dice questo però che in origine, come è scritto nei rotoli del Mar Morto, era normale, era accettato, cioè la molteplicità degli Elohim era un fatto evidente, ad un certo punto invece non era più compatibile, dice il biblista, è diventato inaccettabile, è diventato insostenibile e allora, leggo testualmente, Zach, invece di interpretare, di dare una lettura a quel passaggio, meglio tagliare, sbianchettare con un po' di monoteismo. Cioè eliminiamo la molteplicità degli Elohim e trasformiamo tutto in una visione monoteistica.
E, dice sempre Raphael Zer, di passaggio in passaggio gli errori ci sono stati e si sono moltiplicati. Altro biblista fa un'altra affermazione, altre affermazioni molto interessanti. Il professor Alexander Röfe, che per 40 anni ha insegnato all'Università ebraica di Gerusalemme, scrive, dice in questa intervista: si sa che ogni testo biblico, tramandato a mano o sotto dettatura, non è mai uguale. I testi del 400 a.C. erano come un imbuto rovesciato. Per una parola che entrava ne uscivano molte di più, cioè ne facevano quel che volevano. Ma 2 secoli e mezzo dopo accadde l'inverso. L'imbuto si rovesciò. E nel Tempio qualcuno disse: ecco, questo è il testo ufficiale. Da lì tutti i libri vennero corretti e se un libro era molto divergente, non potendolo distruggere, lo si seppelliva. In effetti, i libri dei loro avi non li distruggevano, li seppellivano e poi, quando hanno cominciato a costruire le sinagoghe, c'era una stanzetta apposita dove si tenevano questi libri che venivano chiusi lì, non erano di fatto più disponibili, ma continuavano ad esistere. Così diventò la Bibbia, dove a correzione si aggiungeva correzione. Tanto che, è verità ormai consolidata, il Vecchio Testamento che leggiamo oggi non è quello che leggevano in origine, importante, non è quello che leggevano in origine. Ad esempio, nel libro dei Proverbi, quando una versione dice che il giusto è saldo nella sua integrità, un'altra parla della sua morte, cioè dice che è saldo nella sua morte, introducendo un concetto di al di là caro ai farisei. Cosa vuol dire? Che quando la Bibbia era nelle mani di chi non credeva nell'aldilà, tipo ad esempio i Sadducei, cioè l'alta casta sacerdotale, lì c'era scritto saldo nella sua integrità. Quando il libro era nelle mani dei farisei che invece credevano nell'aldilà, la sua integrità diventa la sua morte, per far capire che il giusto rimane saldo anche dopo morto. Capite quali erano le variazioni che venivano introdotte a seconda di chi aveva la possibilità di gestire quel libro? Poi cita ancora, dice il libro di Geremia, hanno concluso i biblisti della Università ebraica, è più lungo di almeno un settimo rispetto alla versione generalmente accolta. Alcuni versi che riguardano una profezia sulla presa babilonese del Tempio, ad esempio, più che una profezia sembrano un'aggiunta successiva a fatti compiuti. Cioè a fatti compiuti hanno aggiunto una falsa profezia su quello che si sarebbe compiuto. Ma di questo ho già parlato in un altro video, quando vi ho parlato di come sono state rimaneggiate le profezie, le cosiddette profezie di Daniele, eccetera. Quindi, insomma, sono sempre profezie post eventum o profezie rimaneggiate. Ecco, ma ci sono tutta una serie di altri elementi, sempre come vedete in questi video vi leggo molte cose scritte da altri perché mi piace, perché ci sono un sacco di conferma alle cose che dico da anni questo è importante. Per esempio parlando del libro del Deuteronomio, sapete il Deuteronomio fa parte del Pentateuco che viene tradizionalmente attribuito a Mosè. Probabilmente Mosè non è scritto neanche una riga, ma comunque il Deuteronomio in realtà è stato scritto molto dopo, almeno 6-7 secoli dopo. E in effetti qui gli esegeti della scuola di studi biblici dicono addirittura che non è escluso che l'opera sia stata composta sotto il re Giosia e per servire al suo disegno di riforma. Siamo intorno al 620 a.C., questo re vuole apportare delle riforme religiose, tra l'altro vuol far scomparire il sacrificio di esseri umani, il sacrificio dei bambini e sostituirli con sacrifici animali, vuole farne anche dimenticare il ricordo del fatto che prima sacrificassero i bambini neonati, cosa che era richiesta dagli Elohim, e allora diciamo viene scritto questo libro in quel momento proprio per supportare questa sua volontà di riforma. Però cosa succede? Che questo libro lo fanno trovare nel Tempio e qui gli esegeti spiegano perché. Far trovare quest'opera nel Tempio sarebbe stato il mezzo per darle un'autorità
che non avrebbe certamente avuto se presentata come un'opera contemporanea. Cioè, se avessero detto l'abbiamo scritta noi oggi, ovviamente il popolo non avrebbe dato al Deuteronomio la sufficiente importanza. Invece l'hanno scritta probabilmente in quel periodo, però hanno detto l'abbiamo trovata nel Tempio. È un'opera antichissima, è un'opera che risale ai tempi di Mosè, dunque è un'opera dettata da Yahweh, dunque è un'opera credibile, dunque sono un insieme di leggi alle quali ci dobbiamo uniformare. E quindi è un discorso sempre di inganno che veniva fatto sempre nei confronti del popolo. Quindi già l'interpretazione del peccato originale, il fatto che si scrivano apposta dei libri, il fatto che la Bibbia nelle varie versioni presenti delle varianti, per esempio questo è un volume interessantissimo che mette in confronto la Bibbia samaritana con la Bibbia masoretica. Sapete, la Bibbia masoretica è quella dalla quale sostanzialmente dipendono le Bibbie che abbiamo in casa e ci sono circa 2000 varianti. Ora i masoreti dicono noi siamo i custodi della tradizione, i samaritani dicono noi siamo i custodi della Torah, cioè della legge. Bene, 2000 varianti, beh, sono fonti diverse. Quali sono le fonti? Non lo sappiamo. E poi ovviamente le regole che date da Yahweh richiedevano anche interpretazione. Forse qualcuno ricorderà che in un video precedente ho citato un Midrash nel quale Mosè chiedeva a Yahweh, ma quando non comprendiamo un tuo ordine, come dobbiamo fare? Lui dice seguite la maggioranza. E se noi leggiamo il Talmud, vediamo come in effetti nel corso dei secoli i maestri ebrei abbiano costantemente avuto la necessità di tentare di interpretare i più di 600 comandamenti o regole che Yahweh aveva dato al suo popolo e proprio per essere sicuri di applicarli alla perfezione, perché loro dicono se noi li applichiamo alla perfezione, quindi se noi facciamo la nostra parte del patto, lui poi farà la sua parte del patto, perché di questo si trattava, cioè di un patto, di una alleanza con delle regole precise. Però c'erano delle regole, ad esempio, troppo stringenti, che avrebbero, come dire, le cui conseguenze ne avrebbero resa impossibile l'applicazione. Per esempio, me ne è venuta in mente una che mi sono segnato, quella dell'anno sabbatico, cioè ogni 7 anni, senza entrare nel merito di tutte le specifiche, ogni 7 anni i debiti dovevano essere rimessi. Quindi un debitore si vedeva al 7° anno rimessi i suoi debiti e se un debitore si era venduto come schiavo perché non era in grado di pagare quanto dovuto, e beh, il 7° anno doveva essere liberato. Ora voi capite che questo significava per un creditore avere difficoltà a prestare dei soldi, perché sapeva che al 7° anno il suo debito, cioè il suo credito, si sarebbe comunque estinto. E qui in questo bel volume sulle istituzioni dell'Antico Testamento si dice appunto che ogni 7° anno si faceva la remissione che consisteva nella liberazione dei pegni personali trattenuti per il rimborso di un debito. Cioè non si dice che si faceva, dice che la norma lo prescriveva. Dall'insieme di queste disposizioni risulta che l'anno sabbatico era caratterizzato da un riposo della terra e da una liberazione degli schiavi israeliti, significando un condono dei debiti. Però dice anche che sono pochissime le attestazioni della effettiva applicazione di questa norma nella Bibbia. Tant'è che era di fatto inapplicabile, no? Perché chi avrebbe fatto dei prestiti con quelle condizioni? E allora si inventa un escamotage. Rav Hillel, uno dei grandi maestri dell'ebraismo, inventò quindi di aggirare questa prescrizione con il prosbol, cioè si inseriva nel contratto una clausola per la quale il debitore rinunciava al vantaggio che gli era dato dall'anno sabbatico, altrimenti il creditore non gli avrebbe prestato dei soldi. Cioè, come dire, Dio dà una norma, però siccome quella norma di fatto contiene delle condizioni che la rendono inapplicabile, gli uomini cosa fanno? Si inventano un escamotage per bypassarla. Quindi era possibile, ma era possibile perché?
Era possibile perché il rapporto era un rapporto legalistico, cioè un rapporto nel quale il popolo e Yahweh si rapportavano sulla base di un contratto e questo contratto doveva essere ben applicato. Già vi avevo letto un'altra volta parlando delle medicine, siccome per esempio sapete che una delle norme fondamentali era quella è quella del sabato, cioè nel sabato bisogna astenersi dalle attività, no? Però diventa difficile stabilire che cosa sono le attività perché Yahweh non l'ha mai specificato. E allora nei secoli ci sono stati trattati e discussioni su che cosa appunto si può o non si può fare, su quanti passi si possono fare, su che pesi si possono sollevare. Sapete che diciamo gli ebrei osservanti ad esempio hanno delle cucine con il timer per cui preparano le vivande il venerdì pomeriggio e poi il sabato la cucina si accende da sola perché di sabato è proibito accendere il fuoco. Nella Bibbia abbiamo l'esempio di uno che è stato colto a raccogliere legna per scaldarsi e viene lapidato per ordine di Yahweh, cioè viene ucciso perché di sabato è stato colto a raccogliere il fuoco. Quindi insomma ci sono tutte queste prescrizioni, no, molto variegate perché appunto non c'è una indicazione precisa da parte di, fra virgolette Dio. Tra l'altro appunto sabato è il giorno del riposo, ma la Bibbia dice chiaramente che nel giorno del sabato Dio portò a compimento il lavoro e poi si riposò. Il che vuol dire che in realtà Yahweh ha lavorato, gli Elohim hanno lavorato anche nel sabato, cioè nel settimo ciclo di lavori che dovevano fare per rendere per loro accettabile quel territorio nel quale avevano deciso di installarsi. Ma questo rapporto legalistico è molto interessante perché non è una specificità del mondo giudaico. Qui il professor Gian Matteo Corrias, nei suoi due libri sugli dei e la religione di Roma antica, che vi consiglio francamente di leggere, ci racconta una cosa molto interessante. Cioè, sapete, noi anche qui, no, ci viene raccontato che tutta la religione antica di Roma era tutta basata su miti, su favole, su queste divinità assolutamente inesistenti, eccetera. In realtà lui già citando Cicerone, eccetera, dice che Cicerone afferma che la stessa civitas è comune agli dei e agli uomini ed è basata sulla legge. Cioè dice noi uomini, Cicerone, dobbiamo considerarci associati agli dei anche in virtù della legge. E certo, tra coloro tra i quali c'è comunanza di leggi, esiste certamente anche comunanza di diritto. Era un rapporto legalistico, un po' come abbiamo visto, no? Il rapporto legalistico che per i giudei consisteva nel interpretare le norme e applicarle bene. Dicevo per esempio nel Talmud quando ho parlato dell'alimentazione, siccome di sabato era proibito curarsi, perché curarsi poteva essere considerato un'attività, però c'erano dei cibi che servivano anche come medicina. Allora ci si chiedeva, ma questi cibi possono essere assunti oppure no, visto che sono anche medicine? Allora, la, fra virgolette, intelligente astuzia consisteva nel dire, se li assumi come cibo, li puoi assumere, non li puoi assumere pensando che sono delle medicine. Se li assumi pensando che sono cibo, allora li puoi assumere, perché se li assumi come medicina stai violando il sabato. Capite, no? Qual è il livello di ragionamento, quindi qual è il livello anche di cavillo legale al quale si poteva arrivare. E in effetti, prosegue il professor Corrias, occorre precisare, no, scusate, i romani vivevano la loro relazione con il divino come un vero e proprio rapporto legale, il cui buon esito coincideva esattamente con la correttezza formale della procedura, la quale può essere sempre abilmente sfruttata a vantaggio della parte che è in grado di farlo. Sincerità e abilità dunque non confliggevano e anzi sono i due elementi sui quali si fondava la fides religiosa romana, cioè la lealtà che era alla base del contratto che legava dei e uomini in questo mondo. Cioè esattamente come per il giudaismo, il rapporto
tra gli dei, gli Elohim nel caso della Bibbia, e il popolo di Israele era esattamente come quello che avevano gli antichi romani delle origini con le loro divinità, un rapporto legale all'interno del quale chi era abile anche nell'interpretare le leggi poteva anche applicarle a suo favore e le cose venivano accettate da ambo le parti. Ecco, allora questo è molto interessante perché questo ci dà tra l'altro molta tranquillità. Il fatto di sapere che non ci sono fonti, il fatto di sapere che non ci sono certezze, il fatto di sapere che non si possono ricavare dogmi, che non si devono assolutamente formulare dogmi, il fatto che non si possono imporre delle verità assolute, questo dà tranquillità a tutti e intanto ci fa capire che con quei testi possiamo solo fare finta, che, come scrive l'insegnante ebrea, tutte le interpretazioni sono aperte, sono possibili, anzi sono dovute, direi che sono doverose, e se nei secoli tutti si fossero comportati così, e se ancora ci si comportasse così, mi viene da dire che forse il mondo sarebbe stato e sarebbe ancora oggi molto più tranquillo. Ciao, buona giornata.